Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Aiovi Teva GmbH. Ultimo aggiornamento. 4 novembre 2021. Cosa Aiovi? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Aiovi durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa Aiovi? Aiovi è un farmaco a base del principio attivo fremanezumab, appartenente alla categoria degli antiemicranici e nello specifico antagonisti del peptide correlato al gene della calcitonina, CGRP. È commercializzato in Italia dall'azienda Teva GmbH. Aiovi può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni: Aiovi 225 mg, 150 mg/ml, soluzione iniettabile uso sottocutaneo 1 siringa preriempita 1,5 ml. Aiovi 225 mg, 150 mg/ml, soluzione iniettabile uso sottocutaneo 3 siringhe preriempite 1,5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Teva GmbH. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo: fremanezumab. Gruppo terapeutico: antiemicranici. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni: Aiovi è indicato per la profilassi dell'emicrania in adulti che presentano almeno 4 giorni di emicrania al mese. Posologia: il trattamento deve essere avviato da un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento dell'emicrania. Posologia: il trattamento è destinato ai pazienti che presentano almeno 4 giorni di emicrania al mese quando iniziano il trattamento con fremanezumab. Sono disponibili 2 opzioni di somministrazione: 225 mg una volta al mese, somministrazione mensile, oppure 675 mg ogni 3 mesi, somministrazione trimestrale. Quando si passa da un regime posologico all'altro, la prima dose del nuovo regime deve essere somministrata il primo giorno stabilito per la somministrazione successiva programmata del regime precedente. Quando si inizia il trattamento con fremanezumab, il trattamento preventivo concomitante per l'emicrania può proseguire se considerato necessario dal prescrittore, vedere paragrafo 5.1. Il beneficio del trattamento va valutato entro 3 mesi dopo l'inizio della terapia. La decisione se proseguire o meno il trattamento va presa su base individuale. In seguito si raccomanda di valutare regolarmente la necessità di proseguire il trattamento. Dimenticanza di una dose: se si dimentica un'iniezione di fremanezumab il giorno previsto, la somministrazione deve riprendere non appena possibile alla dose e al regime indicati. Non somministrare una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose. Popolazioni speciali: anziani. Sono disponibili dati limitati sull'uso di fremanezumab in pazienti di età a 0-65 anni. I risultati dell'analisi farmacocinetica di popolazione indicano che non è necessario alcun aggiustamento della dose, vedere paragrafo 5.2. Compromissione renale o epatica: non è necessario alcun aggiustamento della dose per i pazienti con compromissione renale da lieve a moderata o compromissione epatica, vedere paragrafo 5.2. Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di Aiovi nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione: uso sottocutaneo. Aiovi deve essere somministrato esclusivamente mediante iniezione sottocutanea. Non deve essere somministrato per via endovenosa o intramuscolare. Aiovi può essere iniettato in zone dell'addome, della coscia o del braccio che non siano dolenti, con lividi, arrossate o indurite.
In caso di iniezioni multiple, le sedi di iniezione devono essere alternate. I pazienti possono effettuarsi le iniezioni da soli se un operatore sanitario ha insegnato loro la tecnica di autoiniezione sottocutanea. Per ulteriori informazioni sulla somministrazione, vedere paragrafo 6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità. Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati. Ipersensibilità sono state segnalate con frequenza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi formali di interazione tra iodi e altri farmaci. Sulla base delle caratteristiche di fremanezumab non si prevedono interazioni farmacocinetiche. Inoltre, negli studi clinici, l'uso concomitante di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere aioli durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere aioli durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso di aioli in donne in gravidanza sono in numero limitato. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti di tossicità riproduttiva. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Aiovi non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. In totale, negli studi registrativi sono stati trattati con Aiovi PA di 2500 pazienti, PA di 1900 anni paziente. PA di 1400 pazienti sono stati trattati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Nelle sperimentazioni cliniche sono state somministrate per via endovenosa dosi fino a 2000 mg senza la comparsa di tossicità limitanti la dose. In caso di sovradosaggio, si raccomanda di monitorare il paziente per eventuali segni e sintomi di effetti avversi e di fornire un appropriato trattamento sintomatico, se necessario. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antagonisti del peptide correlato al gene della calcitonina, CGRP. Codice ATC. N02CD03. Meccanismo d'azione. Fremanezumab ha un anticorpo monoclonale umanizzato IgG2-IABARA-K derivato da un precursore murino. Fremanezumab proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo singole somministrazioni sottocutanee di 225 mg e 675 mg di fremanezumab, il tempo mediano alle concentrazioni massime, Tmax, nei soggetti sani è stato di 5-7 giorni. La biodisponibilità, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, tossicità della riproduzione e dello sviluppo. Poiché copyright fremanezumab A, elenco degli eccipienti: L-istidina cloridrato monoidrato, saccarosio, acido etilendiaminotetraacetico, edita, disodico di idrato, polisorbato 80 e 433. Acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.